C'era una volta una francese, un'italiana e una tedesca, che è una barzelletta, no? Sono le nostre grillinette. Ciao amici del bosco, oggi testiamo 3 modelli di grillinette o bioforca diversi. Bene, facciamo una gara? Grillinette è un nome francese, deriva da un signore che aveva un nome simile a Grillinette, non mi ricordo esattamente quale, che negli anni 60 l'ha inventata. In italiano la chiamiamo semplicemente bioforca. Carla, allora questi sono i 3 modelli. Tu hai la classica Grillinette francese che utilizzo già da un po', me l'ha lasciata in eredità Emile. Questa invece l'abbiamo conosciuta quando sono andata a trovare Matteo Mazzola, viene prodotta proprio dall'azienda Iside, e invece questa arriva dalla Germania. Perché fare questo confronto tra grillinette? Perché questo strumento ci piace tanto, consente di lavorare il suolo senza fare troppa fatica e di farlo anche nel rispetto proprio delle caratteristiche del suolo, per favorirne poi il ripristino della fertilità. Questo strumento innanzitutto riesce a arieggiare il suolo anche in profondità senza ribaltare gli strati, non mescola come può fare una normale vanga o un aratro o addirittura la zappa, ciò che deve stare sotto con ciò che invece sta sopra. Questo ci permette di portare ossigeno in profondità e quindi di attivare i processi biologici anche laddove potrebbe esserci stato un compattamento del suolo. Quello che fa è alleggerire il suolo, allentare la presa delle spontanee. Quando dobbiamo andare a fare un'operazione di diserbo manuale su un pezzo di terra, quando dobbiamo preparare un letto di semina, quando dobbiamo andare ad agire un po' più intensamente sul suolo perché dobbiamo metterci delle piante che non riuscirebbero altrimenti a svilupparsi, questo strumento ci permette di allentare il suolo e facilitarci questa operazione. È quindi un primo passaggio, diciamo, per preparare ad azioni successive. Prima di iniziare la gara analizziamo le nostre grillinette. Allora, abbiamo questa che ormai conosciamo molto bene, ha i manici di legno dritti, quindi perde un po' in ergonomicità, dobbiamo abituarci a questa posizione. Ha dei denti abbastanza sottili, non lunghissimi ma comunque che riescano a lavorare in profondità al terreno, una struttura che ci permette di fare poi forza sulla terra una volta che andiamo ad alzare la zolla, e riesce a lavorare il terreno, riesce a fare quello che gli chiediamo e finora non ha mai dato problemi, mai una rottura, mai un dente piegato, quindi per ora questa qui è stata una che insomma si è comportata molto bene. La cosa che mi piace di questa grillinette è che ha i manici di legno, quindi sono più piacevoli al tatto, e poi ha quella barra là dietro che permette anche un effetto leva. È un po' pesante ma è anche molto larga, è praticamente da dente a dente quasi 80 cm, quindi ci permette di lavorare una superficie piuttosto ampia di terreno. Infatti le nostre aiuole non a caso sono di 80 cm, proprio giusto per lavorarle con quella grillinette. Questa è leggermente differente dalle altre, soprattutto nella forma dei denti, che invece di essere cilindrici hanno questa forma a vomere, quasi a lama. La larghezza è un po' inferiore, siamo sui 50 cm, e l'impugnatura è completamente differente. In base al suolo che abbiamo possiamo utilizzare uno strumento oppure l'altro. Infatti la differenza nella forma dei denti, la differenza soprattutto nello spessore, nella resistenza, ci dice se è meglio utilizzarlo su un terreno più compatto, più duro, più resistente, oppure se possiamo permetterci di lavorare semplicemente terreni sabbiosi. Ovviamente i sassi possono disturbare, su terreni particolarmente sassosi si può avere delle difficoltà, ma normalmente se si ha un po' di cura diciamo che sono molto pochi i luoghi in cui non è permesso e non è possibile utilizzare la grillinette. La nostra prova grillinette la facciamo in una parte del bosco di Ogygia dove il terreno è più sabbioso, quindi possiamo intervenire anche in questo periodo, siamo in inverno ma il terreno è già abbastanza in tempera. Allora cominciamo con la francese, questa diciamo che la uso da tanto tempo, è facile con la sua barra centrale farla andare giù, poi c'è questa parte qua che consente questo effetto leva, quindi io adesso ho smosso la terra
la riporto al suo posto, ho fatto entrare ossigeno. Le grillinette non si usano per girare la zolla, questa caratteristica la vedrete in tutte le prove. La cosa importante quando si utilizza questo strumento è lavorare la terra andando indietro, cioè io adesso sono qua, torno un po' più indietro, in modo da non calpestare più la terra che si è appena mosso. La barra di questa grillinette è abbastanza lunga, quindi io spesso, come mi avete visto, calpesto da entrambi i lati, da diverse dalle due estremità, per poter conficcare tutto dentro. In realtà quando il terreno è soffice può bastare, ecco, soltanto al centro. Quando invece è più duro il terreno, io posso addirittura salire sopra e andare giù, proprio spingere giù con il mio corpo senza fare troppa fatica. Adesso testiamo la tedesca, vediamo come si comporta. Comoda, va giù abbastanza in profondità e senza tanta fatica riusciamo ad alzare la zolla. Essendo un po' più stretta, ovviamente siamo costretti a fare due vangate almeno in questo pezzo di terra qui. Quindi è più adatta magari per aiuole più piccole, oppure ci dobbiamo abituare a lavorare un po' più lentamente. L'impugnatura è comoda, si riesce a spingere senza fare forza sulla schiena e in caso ci sia bisogno riusciamo anche a prenderla dalle parti e poi sulla parte alta riusciamo a fare forza e a spingere giù. Molto leggera, sembra quasi di non fare punta fatica. Mi trovo bene, c'è da dire che in questo momento il suolo è particolarmente facile da lavorare, quindi hanno tutte un compito semplice. Adesso è il momento della bioforca italiana, ma prima di farvi vedere come la utilizziamo io e Carlo, diamo la linea a Matteo Mazzola, l'inventore, che ci fa vedere come va utilizzata in modo corretto. Il movimento consiste nell'infilare la forca facendola girare su se stessa, facendo perno o sul dente esterno di sinistra o su quello di destra, tenendo il piede sopra la barra e facendola progressivamente penetrare senza fatica. Ovviamente, ripeto, qua ci sono terreni già rigenerati, ma il movimento deve essere quello. Quando raggiungiamo la suola di lavorazione facciamo una leggera pressione senza esagerare e poi andiamo avanti. Non dobbiamo in alcun modo sforzare l'attrezzo nel suolo. La bioforca non serve per lavorare la terra, ma serve per far penetrare l'ossigeno in profondità, affinché le radici delle colture precedenti si possano decomporre e lasciare spazio alle radici delle colture successive. Allora, io non ho la stessa terra di Matteo, quindi l'operazione mi risulta un po' più faticosa. Comunque, entrando già dovremmo muoverla perché è abbastanza robusta da sopportare questo tipo di stress, e poi andiamo proprio ad alzare, quindi via. Questa è più pesante delle altre per certi aspetti, cioè sicuramente, diciamo, come peso è più alta, però praticamente si conficca molto bene perché questo peso aiuta. C'è una doppia barra qua. Questa è indistruttibile perché anche se si dovesse piegare uno dei denti, lo potete acquistare uno nuovo, insomma, e sostituirlo. Ci sono dei dadi, è semplicissimo. Si potrebbero mettere tutte le punte lunghe. Vedete, qui ne abbiamo una corta e una lunga alternate. Quando il terreno sarà abbastanza soffice potrebbero essere tutte lunghe uguali, mentre se è molto più duro potremmo tenere all'inizio tutte queste punte corte. Essendo un oggetto più artigianale potete scegliere non soltanto la lunghezza dei denti ma anche la lunghezza dei manici. Mi sono fatta mandare quella con i manici un po' più corti per chi è più alto o molto più alto di me. C'è anche la versione appunto più adatta a lui. Per me è un po' bassina in effetti, molto utile questo, ci permette di spingere giù la grillinette con facilità.
molto comodi manici così che si aprono all'esterno, veramente ergonomici, si alza che è una meraviglia. E molto veloci. È pesante, sì, ma tanto dobbiamo solo trascinarla indietro e non dobbiamo alzarla. E direi che il rapporto fatica-velocità molto molto buono. Poi robusta, cioè ti dà proprio un senso di poterci lavorare a lungo e tranquillamente. Cerchiamo di tirare le somme, allora, Carlo. Quale Greenette scegliamo? Ma assolutamente dipende dal tipo di suolo che abbiamo, dipende dal lavoro che dobbiamo fare. Questa qui, la tedesca, è sicuramente comodissima, leggerissima, i denti entrano con facilità nel suolo, si lavora con pochissima fatica, davvero è stata proprio una passeggiata con questa. Chiaramente è un po' più piccola, immagino ci siano dei modelli anche più larghi, i denti possono più o meno stortarsi, dipende dal tipo di terreno, forse non è la più robusta, ma sicuramente è la più confortevole e quella che mi ha dato meno fiatone di tutte. L'altra, la francese, al di là dei manici che per me non sono molto comodi per la forma, ha questa caratteristica di essere molto larga e per infilarla sottoterra ci vuole un po' di fatica. Non è grave, ma è lento il lavoro, quindi è più una forca da meditazione. Vogliamo fare un lavoro con calma, non abbiamo fretta, ci possiamo permettere di goderci un pomeriggio fuori. Beh, con quell'ampiezza è meravigliosa perché facciamo un unico passaggio e anche su una striscia bella larga arriviamo in fondo e abbiamo finito. Se invece siamo dei produttori di molti ortaggi, abbiamo bisogno di fare tante file di aiuole di orto, questa forse è quella che ci permette di andare più velocemente e anche forse più sicuri perché è bella solida. Questa è solidissima e per quanto si dura fatica mi ha fatto venire il fiatone per aver fatto 5 forcate, però è stata veramente molto veloce e molto efficace, cioè è uno strumento fatto per lavorare, molto funzionale. Ci vuole fisico. Benissimo, anzi, ci alleniamo. Sicuramente sono tutti strumenti che aiutano a non farsi male in realtà, a lavorare la terra, sì, facendo un po' di fatica, ma senza fare pressioni sulla schiena, su parti del corpo che poi possono darci problemi. Quindi scegliete voi il modello che preferite, ne esisteranno anche altri, insomma noi abbiamo fatto il possibile. L'importante è fare questo tipo di scelta per la lavorazione del suolo, noi ci crediamo parecchio, poi si può anche arrivare ad avere un suolo dove non serve intervenire, oppure se si usa una tecnica no dig. Uno strumento del genere ha il minore impatto negativo sulla terra e il migliore impatto benefico su di noi perché appunto ci fa fare meno fatica. Vi lasciamo tutti i link per approfondire le Greenette, per andare a vedere dove le potete acquistare, ci sono anche degli sconti. Carlo, grazie di questo sostegno. Chi è stato più bravo? Chi l'ha vinta la gara tra me e te? Io, certo. Ok, perfetto, sono d'accordo. Adesso ti faccio fare tutto il resto dell'orto. Oh! Ciao, a presto, al prossimo!